Dai, su, lavora che siamo in ritardo. Teorema di Pitagora qui per calcolare. Stai facendo yoga e non lo sai. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Bentornati in questa puntata. Sarete curiosi, ormai sono passati 2 mesi da quando noi stiamo lavorando sul camperozzo. Oh già. E sicuramente sarete curiosi di vedere cosa c'è dentro. Almeno così ci state chiedendo. Dopo quello che avete già visto, i video fatti per il tetto, eccetera, e se non l'avete fatto vi lasciamo il link qui sopra, adesso vi faremo vedere gli interni. Sono molti lavori in parallelo che stiamo facendo, ovviamente, quindi sono molti spezzoni, non c'è ancora nulla di concluso, però è un'anticipazione. Esatto. La prima cosa della quale ci siamo occupati sono i mobili, perché questi non sono quelli del modello bello, nuovo, stondati, tutti carini, erano tutti sbeccati e avevano questa pellicola che, come vedete nei video, abbiamo dovuto togliere e poi stuccare, lisciare, scartavetrare e via dicendo. È arrivato nel vario marasma di cose che stiamo facendo, insomma, smontare i mobili internamente. Visto che non ce n'è uno uguale all'altro, li numereremo e li smontiamo e poi vediamo cosa farci. Se non sva la mano, come dicono in Spagna. Stiamo un po' esagerando. Allora, ieri abbiamo smontato tutti gli armadietti e oggi abbiamo visto che sono ricoperti da questa plastica che fa le bolle dappertutto, un vinile, e quindi abbiamo deciso di rimuoverlo con i metodi geniali di Mauri, ovvero scaldiamolo col phon che viene via molto più facilmente, Adesso ve lo faccio vedere. circa in 3 ore invece che in 18. Una mano. Praticamente il vinile diventa molle e viene via senza rovinare la lantina, che comunque poi dovrà essere scartavetrata e verniciata in ogni caso. Ma che cos'è questo rumore stile moscone? Ah, sei tu, non è un moscone! Cosa stai facendo? Benvenuti nella mia falegnameria, soprattutto con l'abbigliamento idoneo. Sei bellissimo. Però questo è quello che è e noi non abbiamo il capannone come abbiamo già detto, perciò lavoriamo sul balcone. Dobbiamo recuperare gli armadi che avevamo già. Avete visto che abbiamo tolto tutta quella etichetta adesiva che avevano sopra. Il legno sotto è decente, però è tutto da carteggiare, non a mano ma con questa meraviglia, con una grana 80. Dopodiché, quando sarò riuscita a togliere sta colla malefica, faremo un po' più fino per renderlo più liscio. Ciao, Mastro Geppetto! Nuovo giorno, proseguiamo con la questione mobili. Che fai? Ho dato un po' di stucco, niente di particolare. No, spiega cosa stai facendo. Allora, abbiamo pulito le antine, tolto la colla, sgrassato, sverniciato, carteggiato, poi Come? con la carta vetro. Quale? Questa. Il succo del discorso è: ho dovuto dare uno stucco in molte parti perché era molto rovinato e adesso stiamo lisciando lo stucco, dopodiché diamo una bella mano di primer prima di verniciare, dopodiché dobbiamo lisciare anche il primer per eliminare le imperfezioni. Finalmente potremo verniciare. E nel frattempo, sì, stiamo aspettando i pezzi di ricambio della testina di questo macchinario della lisciadora, perché si è consumato, perciò sto facendo a manina. E poi hai trovato un modo per risparmiare, no? Sì, che questi me li compro il foglio grande e li ritaglio io di dimensione in modo che costano 1/10. Un foglio quante vengono fuori? Me ne vengono fuori 8 a 1 euro invece di comprare 5 cosini a 4 euro. Vedi, se si può risparmiare si risparmia. Dappertutto. Barbona. Dai, su, lavora che siamo in ritardo. E là il mio Mastro Geppetto. Mastro Geppetto, qua si procede con la decorazione degli interni.
Ho stuccato una parte del mobile con dei buchi prima di verniciare. I buchi che ho lasciato io. I buchi che ha lasciato Mauri mentre fa l'impianto elettrico. No. Spiega, Ho spiega. stuccato con uno stucco bianco e adesso Per ho legno? levigato. Sì, lo stucco è per legno. Ho levigato, adesso possiamo imbiancare, poi ci sono già i supporti delle luci che Mauri ha prontamente installato. Questa parte qua ho già fatto l'impianto a 12 volt che alimenta la luce esterna e le luci della cucina. Il resto è ancora tutto da ripassare, non fate commenti negativi per favore su questo colore che per adesso è ancora in fase di Sì, è la prima mano. miglioramento. È la prima mano, un legno che ha 40 anni ciuccia l'impossibile. Purtroppo era tutto sporco, aveva tutte le bolle la carta da parati che c'era sopra, non c'era modo di poterla recuperare, quindi amanti del vintage lo sappiamo, ci spiace, tutto quello che volete, mantenerlo originale, ma in questo caso Non è possibile. Ovviamente un altro pezzo fondamentale sono i cuscini della dinette. che sono 13. Ha fatto tutto lei, più o meno. No, abbiamo fatto delle prove in scala ridotta su un pezzo di, non lo so, vi facciamo vedere le immagini che è meglio. Misurazioni astronomiche. Tentiamo di fare la fodera di un pacchetto di cartone per vedere che misure bisogna prendere, se abbiamo capito bene dove vogliamo fare la cucitura, dove sono i bordi, quali sono i centimetri da lasciare in eccesso e soprattutto quando e come si mette il velcro. In poche parole stai facendo un modellino per iniziare a capire se la tua strategia di taglio e cuci è corretta, giusto? Sì, esatto, hai Ok, detto bene. Vabbè, vedremo fra un po'. Primo tentativo. Fallito. Perché hai invertito il posizione Perché è del- difficile capire determinate cose, tagliamo corto. Andiamo direttamente alla prossima immagine, sarà tutto già fatto. Senti una domanda, ma sarà mica così la stoffa degli No. Che belli ti piacciono? No, non per... I cuscini così non ti piacciono? No, Vedremo. ok. Su, Teorema di Pitagora qui per calcolare i lati. Allora, questo è un triangolo rettangolo isoscele Ah. e questa è l'ipotenusa. A noi Ah. serviva sapere i lati, quindi abbiamo fatto la formula dell'area del triangolo. Santo Google, no? E adesso dobbiamo rigirarlo e scoprire se abbiamo capito. Infiliamo il nostro soggetto e vediamo che Più o meno. ecco qua, il cuscino viene senza cuciture, solo di lato e qui, e questo è il velcro, questo arancione è il velcro, uno sotto e uno sopra che chiudono alla perfezione. Ovviamente da questo lato l'abbiamo lasciato aperto per comodità del momento, però alla fine noi avremo questo effetto. Bello, brava. Bis. Stiamo scegliendo le stoffe per i divani. Il Marina sostiene che c'è un grigio tendente al verde, un azzurro tendente al grigio, un giallo tendente al rosa pallido. Io non ci capisco. Allora, i colori hanno molte sfumature. Non è che tutti i grigi sono grigi, come dite voi uomini. È grigio. Grigio. Tutti grigi più o meno uguali, un po' più chiaro e un po' più scuro. No, non so. Aiutatemi. Però questo mi piace. Bah. Perché non lo facciamo fiorato come quelli lì? Giallo così? Guarda come sta bene vicino al blu. Poi vomiti ogni volta che entri. Siamo alle prese con le stoffe, è arrivato il momento, dobbiamo farlo assolutamente perché se non lo facciamo subito mi sa che la stoffa viene utilizzata da qualcun altro. E ora vi faccio vedere che cosa ho trovato. Ne ho già tolti 4-5, poi ho detto no, aspetta un attimo, com'è possibile che di nuovo oggi un altro? Ieri li ho tolti e oggi l'hanno rifatto. Si vede che queste vespe che costruiscono i nidi di terra cercano questi spazi dentro alle pieghe dei tessuti. Speriamo di non trovarne più. Ahimè, un altro dei problemi che abbiamo incontrato è che i sedili, dopo aver levato la fodera bellissima che c'era sopra, erano completamente consumati e distrutti. Quindi abbiamo trovato un tappezziere
che fa interni auto e ha rifatto questi sedili in pelle nera. Sempre meno pezzi. Come vedete non ci sono più sedili di guida. Il mio tappezziere è venuto qua, vedi, con suo figlio che è un amore, e se lo sta portando via. Un paio di settimane dovrebbero essere pronti. Faremo anche la moquette nuova perché questa qua è veramente in uno stato pietoso. È un pezzo alla volta, facciamo tutto. Ovviamente non abbiamo potuto guidare in questi giorni, il camper è fermo al sole per evidenti motivi. E rieccoli. Semplici, di pelle nera, la cosa più economica che abbiamo trovato. Ma anche perché qua non è che puoi fare grandi cose, farli anatomici non servirebbe. Old style. Old timer, sei proprio un old timer. Full old timer. Ho una bella sorpresa! Quale? Forse non dobbiamo pitturare dentro, basta un po' di solvente! Per quanto riguarda le pareti io non sono neanche riuscito a scegliere il colore perché è tutta cosa sua. No, in realtà volevamo pulirle, ma non era possibile, rimanevano a macchie come delle nuvole. E quindi dopo varie interrogazioni ad altri camperisti abbiamo capito che potevamo pitturarle e siamo andati a scegliere il colore. Anzi, grazie a tutta la piccola community che abbiamo che ci supporta, ci manda messaggi e consigli. Sempre qua il nostro fornitore spagnolo. In negozio di fiducia guardiamo i colori dei Delle vari pareti. vernici. Guarda, Delle pareti, che è grigio, poco grigio. è troppo grigio, non è tanto grigio. È rosa grigio, è azzurro grigio. Sì, sempre grigio. Bene ragazzi, come vedete abbiamo iniziato a imbiancare, a ingrigiare veramente. Mentre Mauri sta facendo l'impianto elettrico io incomincio a pitturare per portarci avanti col lavoro. Abbiamo già fatto diverse prove con varie vernici e abbiamo scelto uno smalto all'acqua di un grigio chiarissimo perla e purtroppo non si potevano recuperare nemmeno i muri. Abbiamo provato a lavarli in vari modi, col vapore, con la guaragia, con lo solvente, con l'acetone, con la candeggina, con cos'altro, con tutto, ma rimaneva macchiato in alcuni punti dove non potete vedere perché abbiamo già fatto delle prove, rimanevano proprio degli aloni, come delle macchie, quindi abbiamo deciso di imbiancare. Si è trasformata nell'imbianchino. Imbianchino contorsionista. Stai facendo yoga e non lo sai. No, lo so. Poi i dolori alla sera li sento tutti io però. Oh, c'ho mica 20 anni, qui la van life. Non fa per... La old life. La old life. Older life. Ascolta, Sì. guardami un attimo. Dimmi che cosa stai usando per verniciare. Stiamo verniciando con uno smalto all'acqua molto resistente, molto elastico e lavabile, di un leggero color grigio perla, per nascondere tutte le imperfezioni, le macchie, i problemi che da 42 anni erano su queste belle pareti. Cos'è, un prodotto satinato, no? Abbiamo Sì, scelto. è satinato. Non abbiamo optato né per il lucido né per l'opaco. Sì, una via di mezzo, Una una via via di di mezzo. mezzo. I mobili ancora non lo sappiamo però. Ok, ma farai i mobili uguali? No, diversi. Una tonalità più chiara, un bianco. I mobili saranno bianchi, però le antine saranno colorate. Non ho ancora deciso il colore, per quello che io la istigo. Bene, Va bene. buon lavoro. Grazie. Prego. Io vado avanti qua con il casino dell'impianto elettrico. Ho già cambiato
penso 30 volte la posizione di ogni singolo elemento per cercare di ottimizzarla e ancora non sono riuscito. Però vabbè, insomma, adesso inverter, bus bar, caricatore, questo qua per la 220, questo battery to battery, questo qui, e mi manca ancora l'MPPT là sopra, la scatola della 220, più o meno ci siamo, vediamo cosa verrà fuori. Sto imbiancando il soffitto, perciò sono nella parte del letto. Devo farlo da sdraiata perché non ho molto spazio sopra di me. Adesso vi faccio vedere come sta venendo il colore e in che cavolo di posizione sono. E Mauri invece si trova sotto di me in questo momento, sotto al letto dove ci sono i sedili e le batterie. Ecco qua, questo è il soffitto versione prima e dopo. Non so se lo vedete, ma qui è tutto macchiato, si vede bene la differenza del colore ma anche dello sporco. Calcolate che l'ho già lavato una volta o due. In questo modo riusciamo a pulirlo, rinfrescarlo e rendere l'ambiente più decente. Adesso vi faccio vedere dove è Mauri. Siamo qua in cantina. Eccolo. Sta rifacendo i cavi delle batterie del motore in questo caso. Vuoi una bottiglia di vino? Ops, scusa. Vorrei un caffè, ma la cucina non ce l'abbiamo. Però la 220 sì. È vero, abbiamo già anche passato l'aspirapolvere. Gli Hymer, quelli antichi, ma non ne ho visti diversi, hanno tutti un difetto. Gli armadi posteriori col calore si scolla quello che è questa finta pelle, quindi abbiamo dovuto rifare anche quello. Abbiamo comprato della finta pelle nuova e l'abbiamo incollata. Te lo chiediamo, cosa stai facendo qua dietro negli armadi? Siccome con gli anni il calore sulla lamiera ha accorciato questa plastica, questa copertura, l'ho tagliata, la sto incollando di nuovo e poi ne metteremo un'altra nuova sopra. Così recuperiamo lo spazio, perché prima era praticamente tirato così, mi levava un 50% dello spazio dentro, quindi quello sto facendo, niente di più. Com'era quella canzone del pennello? Del Pittore, ti voglio parlare mentre dipingi l'altare. Non la sapevo questa, ma va bene. Ma io sapevo un'altra del pennello del pittore. Mi piace questo pennello, prendi il pennello, piace il pennello. No, questa è un'altra cosa. Questa è un'invenzione tua. Mi piace il pennello, prendi il pennello, vuoi il pennello, prendi il pennello. E la tappezzeria l'abbiamo comprata anche di un colore particolare per fare una parete all'ingresso, visto che vogliamo dare un tocco di colore. Esatto. E quindi c'è stato un bel Svecchiare. dibattito anche lì. Svecchiare un po'. Sì, no? Sì. Finalmente tocca anche a me un unboxing, sarà forse l'unico che farò io. Tutte le altre cose elettroniche le hai ordinate tu, questa invece l'ho scelta io. Arriva dall'Inghilterra, infatti è rimasta in dogana a Madrid per vari giorni, perciò non ci resta altro che vedere se effettivamente com'era nelle foto. È la carta da parati che ho scelto per fare una parete del camper dove c'è la dinette all'entrata, poiché sarà quasi tutto bianco e volevamo dare una nota di colore. Quale avremmo scelto? Questa. No, gli unicorni no. No, che ti piacciono? Casino, preferisco quello con l'orso. Dai, vediamo un po' allora se è come era in foto. E azzurro cielo del 3 di agosto alle 5 del mattino, dopo una pioggia con 43 gradi. Zitto, va, che Lo tu stesso di identico tonalità colore. di colori non capisci Sì, niente. infatti, azzurro. Ma dai, c'è gli sbarrosini dentro. Questo non lo sapevo, Ecco. però ce lo teniamo così adesso. Sì, più vicino. Se si nota il colore, praticamente Adesso la teoria del colore azzurro petrolio. queste tappezzerie un po' jungle di solito sono sul verde, ok? Quindi io ne volevo una che fosse più sul blu, sull'azzurro. Certo che adesso vicino a questo blu non sembra più blu. Se fosse vicino a un verde vedreste che è blu. E poi la cosa che sinceramente io non ho guardato quando l'ho comprato il camper, però
manca una cintura di sicurezza, o meglio, manca il gancio, quello rosso. L'imprevisto finale ci voleva, no? Ovviamente sono cinture di sicurezza che sono state adattate negli anni, insomma sono state messe dopo che non hanno fatto la legge, e trovare non è stato per niente semplice, però alla fine ce l'abbiamo fatta. La cintura di sicurezza la devo cambiare, perché? Perché qui sotto manca il gancio, quello normale. Chi lo va a vedere quello del pilota, sinceramente, se c'è il gancetto rosso con la clip? Vabbè, ci ho provato a cercarla e non esiste. Devo cambiare tutte le cinture di sicurezza. Ovviamente non ne cambi una perché il modello è differente, le cambi tutte e due. E quindi niente, succedono anche queste piccole cose. Oddio, non è una cosa gravissima perché per fortuna ci sono i pezzi di ricambio. Però anche questo ti fa perdere un'altra mezza giornata di ricerca e un'altra mezza giornata per montarlo. Vabbè. C'erano una volta 2 cinture di sicurezza, poi ne rimase solo una. Poi mancò l'aggancio, poi si comprarono degli agganci universali per sostituirle. Poi gli agganci universali non andavano bene. Poi si comprarono 2 cinture nuove totali. Poi le cinture non si srotolavano. Ma di non è la colpa della cintura. Siamo alla fine di questa storia? Devo ancora finire di montarlo. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Grazie intanto per essere arrivati fino a qua. Grazie. E questi sono ovviamente dei pezzi, perché i lavori, appunto, come ho detto prima, sono tutti in parallelo. Inizi una cosa, poi ti fermi, fai passare i cavi, fai disf, insomma, per vedere la fine dovete seguirci, quindi Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao! ciao!